Rimaniamo ancora per qualche minuto su Barcellona-Inter 3-3, sulla super partita che l'Inter di Simone Inzaghi ha offerto mercoledì sera al Camp Nou di Barcellona. Voglio darvi qualche ulteriore indicazione sulla partita concentrandomi su alcuni aspetti un filino più tattici ma non, diciamo, prioritari, non principali, qualcosina che è emerso e che secondo me può essere una buona base per un eventuale sviluppo futuro, e poi in chiusura di contenuto volevo dare un piccolo spazio anche al tema Aslani, di cui abbiamo parlato a lungo nelle scorse dirette, ma credo che sia corretto inserirlo anche in un episodio a parte e dirvi la mia all'interno appunto di questo contenuto. Quindi ben ritrovati amiche e amici, passione interisti, nuovo contenuto, chiudiamo quest'oggi ufficialmente il capitolo Barcellona-Inter, che è un capitolo felice tutto sommato, visto che il risultato è molto positivo. Da domani cominceremo a concentrarci su Inter-Salernitana, gara di domenica alle 12:30, in cui ci aspettiamo naturalmente continuità da parte dei ragazzi. Vi dicevo, vi voglio parlare di alcune cose molto rapide, ho anche qualcosina da farvi vedere. Innanzitutto però il discorso generale da cui voglio partire è che in questa partita l'Inter ha fatto molto bene, ha portato a casa un risultato importante, lo ha fatto con i suoi titolari, i titolarissimi che anche ieri, anche mercoledì non sono mancati all'appello, ma anche con i panchinari, perché anche contro il Barcellona sono stati importanti anche, è stato importante il supporto arrivato dai panchinari, anche da quei giocatori che magari hanno giocato meno fino a questo momento e che anche per questo motivo potevano essere un pochino più in difficoltà. È evidente che il nome che emerge su tutti è quello di Robin Gosens, che ha trovato anche il gol, ma io ci aggiungerei per esempio anche Bellanova, che nonostante un'incertezza sul gol di Lewandowski ha fatto secondo me molto bene, ha impattato bene una partita in un momento difficilissimo. E vi metto anche Aslani all'interno di questo discorso, ma come dicevo su Aslani voglio parlare alla fine. Quindi questo è secondo me un tema importante da specificare, perché poi questi panchinari saranno fondamentali anche in vista del futuro, e quindi bene che stiano rimanendo concentrati all'interno della stagione, ed è anche un gran segnale rispetto alla compattezza del gruppo, di cui nel momento di crisi dell'Inter si diceva stesse mancando. In realtà mi sembra che i fatti ci dimostrino l'esatto contrario. Veniamo agli aspetti più tattici. Allora, vi dicevo, tre cose in particolare volevo farvi notare. Ne abbiamo parlato in parte anche nella diretta di ieri, però volevo appunto dedicarci anche un episodio singolo. Il primo aspetto riguarda Andrea Onana e mi riferisco ai suoi rilanci dal fondo. Ora, ha giocato poco fin qui Onana, quindi anche per questo motivo magari non siamo riusciti a vederlo così spesso fino ad ora. Però per chi si ricorda, nelle amichevoli precampionato, soprattutto le primissime, a me mi sembra di ricordare quella con il Lugano, Onana aveva già fatto vedere questo tipo di tendenza, ovvero appena ricevuto il pallone magari da un cross sbagliato o comunque da un retropassaggio, un rilancio velocissimo ed immediato su una delle punte che viene isolata contro il suo marcatore da parte dei compagni di squadra, e da cui poi si sviluppa un'azione offensiva. Vi mostro velocemente quello che è accaduto in occasione del gol di Gosens. Era arrivato un cross innocuo tra le braccia di Onana da parte di Dembélé. Tutti noi, io per primo, chiedevamo calma, aspetta, perdi qualche secondo, guadagniamo tempo. Onana non ci pensa minimamente, rinvia immediatamente un pallone verso Lautaro Martinez, che in questa immagine, lo sto condividendo per chi ci segue da YouTube, non si vede, ma è a pochi metri più in là rispetto all'ultimo giocatore del Barcellona che si vede sul lato destro. Lautaro Martinez, che poi riceverà il pallone sulla tre quarti offensiva avversaria, lo controlla, aspetta con i tempi perfetti l'arrivo di Gosens, che nel frattempo dalla fascia sinistra ha diciamo accelerato come un treno, bruciando tutti. Gosens che poi riceverà questo filtrante appunto di Lautaro Martinez e colpirà Ter Stegen, un gol che purtroppo non è servito alla vittoria, ma è stato comunque molto importante. Questa può essere una soluzione veramente notevole in quali situazioni? Principalmente due. La prima, quando l'Inter ha quelle fasi di partita o quelle partite in cui dovrà giocare più compatta dietro, più bassa, come baricentro, come appunto in Barcellona-Inter, e quindi potrà sfruttare la profondità del campo che le viene concessa. E poi tutto questo si inserisce chiaramente nella necessità di avere in campo soprattutto un giocatore, che è Romelu Lukaku, ovviamente, che in queste situazioni può andare davvero a nozze. Lo stesso può fare Correa, tant'è vero che contro il Lugano fu proprio lui a sfruttare questa giocata di Onana, però
a Barcellona anche lo stesso Lautaro ci ha dimostrato che se serve lo può fare serenamente anche lui. Magari Dzeko è quello che fa un po' più di fatica, però è una soluzione da tenere a mente in vista del futuro, soprattutto se Onana, come tutti noi ci auguriamo, è diventato in pianta stabile il portiere titolare, e lo scopriremo appunto nelle prossime partite. La seconda cosa, e questo è anche un po' come dire, un omaggio che voglio fare ad un grandissimo calciatore nella rosa dell'Inter, che noi interisti conosciamo ormai bene, anche se è qui da solo un anno, ma mi sembra che a livello di ambiente calcio in generale sia un filino sottovalutato. Non mi riferisco ai milanisti, che ovviamente non lo esalteranno mai per ovvi motivi, però ragazzi, Hakan Çalhanoğlu sta diventando veramente un centrocampista di dimensioni assolute e mondiali, e se consideriamo che è stato preso a zero è ancora più incredibile la situazione. Innanzitutto è diventato un leader Çalhanoğlu di questa Inter, un leader tecnico, ma anche un leader come status. Lo dimostra nelle dichiarazioni, lo dimostra nel peso che trasmette anche agli occhi di noi tifosi rispetto a quello che ha nello spogliatoio. L'anno scorso lui arrivava da un periodo da trequartista nel Milan di Pioli, è stato riadattato al ruolo di mezzala, ha fatto un po' di fatica nei primi 2 mesi, ma poi è diventato una mezzala totale, completa, che ti dà qualcosa in tutte le fasi della partita, offensiva, difensiva, controllo palla, tiro, scarico. Giocatore clamoroso. Quest'anno, con un piccolo assaggio arrivato in realtà già nella scorsa stagione, ma soprattutto quest'anno, si è reinventato anche regista. Dovendo sopperire all'assenza di Brozovic, lui e Aslani si sono un po' alternati. Quando Çalhanoğlu ha ricoperto quel ruolo, abbiamo visto un centrocampo veramente di un grande livello. È bene specificare che Çalha non interpreta il ruolo di regista come lo fa Brozovic, perché banalmente non è Brozovic, e quindi io individuo soprattutto un aspetto di differenza, ovvero la gestione del pallone quando viene ricevuto spalle alla porta avversaria con l'uomo dietro. Lo dicevo anche ieri in diretta, Brozovic è uno che lo riceve senza problemi, magari fa una finta di corpo e si smarca, è molto tranquillo anche in queste situazioni potenzialmente pericolose. Çalhanoğlu un pochino meno, tende magari a scaricarlo subito di prima e a non voler rischiare. Però cosa ti dà in più Çalhanoğlu? La possibilità di ruotare molto di più a centrocampo, soprattutto quando viene a giocare al fianco di Mkhitaryan. Si possono ruotare molto, possono scambiarsi di posizione e rendere il centrocampo molto più imprevedibile da questo punto di vista. Quindi grande soluzione. Io credo che comunque continuerà a giocare da mezzala, perché quello è il suo ruolo, però si sta riscoprendo in un altro ruolo che finora poteva sembrare magari non esattamente il suo, ma in realtà lo sta dimostrando. Terza soluzione, forse la più, diciamo, quella che vedremo meno, ma allo stesso tempo la più curiosa, ed è la soluzione col doppio esterno. Nel finale di Barcellona-Inter, l'Inter chiude la partita con il 5-4-1, una scelta di Inzaghi che va letta secondo me in 2 modi. Da una parte ovviamente una scelta che esplicita la volontà del mister di coprirsi, mancavano 10-15 minuti e quindi la necessità era quella di ripararsi da un Barcellona che stava cercando gli assalti finali, ma allo stesso tempo la scelta di Inzaghi era legata anche alla volontà di ripartire con grande velocità, e per certi versi il gol che vi ho mostrato prima, che parte da Onana, risponde a questo tipo di situazione. L'Inter ha chiuso con 2 esterni a sinistra e 2 esterni a destra. In campo c'erano Dumfries e Bellanova a destra, Darmian e Gosens a sinistra. È una soluzione, ripeto, che forse non vedremo spesso, perché comunque il modulo col doppio esterno va a variare di molto il 3-5-2 canonico di mister Inzaghi, ma allo stesso tempo sarebbe molto interessante, perché da una parte in fase difensiva ti consente di raddoppiare sull'esterno avversario quando affronti squadre tipo il Barcellona, che avevano in Ansu Fati, in Dembélé e in Rafinha giocatori di impatto. Io penso per esempio anche al Milan, con Leao, con Teo Hernandez. Avere la possibilità di raddoppiare con 2 esterni puri può essere un vantaggio. E poi, appunto, quando tu hai la possibilità di ripartire, se puoi scagliare la Freccia Bellanova sulla destra e un Gosens a sinistra che ti può chiudere l'azione in maniera magistrale, come ha fatto mercoledì, anche l'avversario, soprattutto se magari è in svantaggio e deve attaccarti, lo fa, però deve sempre stare con un occhio alle sue spalle, perché se tu esponi troppo spazio a Bellanova, a Gosens e magari anche a Lukaku quando rientrerà, non solo rischi di non riuscire a pareggiare la partita, ma magari di prendere un altro gol. Quindi teniamo in considerazione anche questa soluzione, che ripeto è un po' di emergenza, è un po' particolare, però potrebbe essere molto interessante. Vedremo se mister Inzaghi la riproporrà.
Chiudo con il tema Aslani, qui non c'è questioni tattiche, non c'è niente, è un'opinione mia che ci tenevo a dire perché mi dispiace, ma ho letto anche diversi pareri da tifosi dell'Inter, come tutti noi, che non riescono a mandare giù l'occasione fallita da Aslani contro il Barcellona. Da un punto di vista sportivo lo capisco, perché comunque si è andato tanto così da vincere la partita e sarebbe stato incredibile. Però ho letto anche commenti del tipo: Aslani pecca di egoismo, è stato troppo egoista ed è inaccettabile, imperdonabile nonostante l'età, nonostante l'inesperienza. Il mio pensiero è quanto di più distante possa esserci da questa visione. Innanzitutto io lo dicevo anche appunto anche questo ieri in diretta, ho dato una lettura diversa dell'azione e secondo me non è una questione di egoismo. Secondo me quello che è successo con Aslani è tra virgolette semplice. Se noi andiamo a recuperare le immagini, vediamo che innanzitutto Lautaro Martinez ruba un pallone meraviglioso. L'Inter attacca in 3 contro 2 con Lautaro che porta palla, 2 difensori che sono a metà tra la copertura di Lautaro e del rispettivo uomo sulla fascia, da una parte Aslani, dall'altra Mkhitaryan. Secondo me, io l'ho letta così, Aslani in quel momento ha pensato: io vado perché devo portare via uno dei 2 difensori, ma tanto Lautaro la darà a Mkhitaryan, proprio perché è più esperto e magari è anche posizionato meglio. Ha cercato di portare via l'uomo, Lautaro ha dato un pallone visionario ad Aslani, perché tutti ci saremmo aspettati il pallone scaricato o a destra o a sinistra, ma diciamo esternamente rispetto al difensore. Invece Lautaro lo dà internamente, lo dà in questo caso alla destra di De Jong, mi pare fosse il difensore, e secondo me in quel momento lì Aslani tutto si aspettava tranne che quel pallone giocato in quella maniera. Quindi si è trovato a controllare la palla quasi nell'area piccola, al Camp Nou contro 90.000 catalani, sul 3-3 al 94esimo, ha spento il cervello, ha chiuso gli occhi e ha calciato. Questa è la mia lettura, magari un po' ingenerosa nei confronti di Aslani, ma questa giocata finale dove magari chiudi gli occhi e calci, sempre in maniera simbolica, non è necessariamente un qualcosa di negativo, è un qualcosa che in quel momento fai anche un po' distinto. Io credo che non sia corretto dire ha visto Mkhitaryan, non gliel'ha passata perché voleva fare il gol ed essere il protagonista, ha peccato di egoismo. Tutto questo valutato nel giro di 1 secondo e mezzo nel contesto che vi ho detto un attimo fa. Mi sembra un pochino esagerato pensare questo. Quindi la mia lettura molto semplicemente è questa: non si aspettava un pallone giocato così e a quel punto si è ritrovato a dover decidere in una frazione di secondo. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, bravissimo Ter Stegen, perché è vero che Aslani magari non calcia benissimo, ma Ter Stegen nella copertura dello spazio dalla porta è secondo me uno dei portieri più bravi del mondo e ha un'impostazione molto neueriana, diciamo. Mi ricorda molto Neuer, che è forse il numero 1, il fuoriclasse in questo senso. Quindi bravo anche Ter Stegen. Di certo non vado a colpevolizzare Aslani dicendo egoismo inaccettabile, imperdonabile, ma assolutamente no. Quando tu fai giocare i giocatori di 20 anni, ti prendi i lati positivi, ma ti prendi anche i lati negativi. Altrimenti chiamarlo in campo ad ogni partita, richiederlo al mister e poi martellarlo in questa maniera al primo errore, per quanto pesante, penso che non faccia il bene di nessuno e quindi semplicemente io andrei a soprassedere in questa maniera, sperando che chiaramente questa cosa non ci porti ad una clamorosa eliminazione, ma abbiamo la fortuna che nonostante la non vittoria mercoledì possiamo qualificarci anche con un risultato piuttosto, non dico scontato, ma comunque agevole sulla carta, ovvero la vittoria contro il Viktoria Pilsen a San Siro. Questa era la mia lettura del tema Aslani e questi erano i temi che volevo proporvi all'interno di questo contenuto. Quindi vi invito a lasciare un mi piace al contenuto e ad iscrivervi al nostro canale e soprattutto a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate del tema Aslani, ma anche di queste 2 o 3 questioni più tattiche che vi ho presentato. Vi ricordo poi anche il club di Passione Inter per continuare a parlarne insieme a tutti noi su www.passioneinter.club e unirvi alla nostra super community e al supporto che ci dà quotidiano. Ed infine, se mi segui in podcast, in descrizione ti lascio un altro contenuto da recuperare, non perdertelo, e se invece mi segui su YouTube questo contenuto ti compare proprio qua.